Salve a tutti. Io oggi vorrei parlare di reincarnazione. In particolare vorrei parlare di un tema su cui c'è un notevole dibattito, e cioè se noi ci scegliamo o non ci scegliamo la reincarnazione. Prima di parlare di reincarnazione, scelta o non scelta, parliamo un attimo di reincarnazione. Il concetto di reincarnazione era di casa negli antichi, per i moderni non c'è. Io ho parlato più volte della dea che corre in ginocchio, che in genere è una dea, spesso è Atena, che corre con un ginocchio a terra, il che è assurdo, no? Perché corre con un ginocchio a terra? Voglio dire, è scomodissimo correre, non si può correre con un ginocchio a terra, un significato lo aveva. E il significato c'era. Il significato era la forma della dea, e cioè la svastica. La svastica è il simbolo più antico che esista, di cui abbiamo nozione, dove tutto gira. Poi naturalmente che giri a sinistra, che giri a destra, che l'abbia copiato il nazismo, il quale pensava di praticare magia, eccetera, eccetera, e in Inghilterra c'erano i maghi che si opponevano ai maghi del nazismo, eccetera, eccetera, eccetera. La dea che correva in ginocchio, che a volte è rappresentata anche come Anubis, che corre in ginocchio, Anubis è il dio egizio, il dio sciacallo. E il correre in ginocchio appunto è la svastica che rappresenta lo scorrere del tempo, il suo ripetersi. Io ricordo che nel tumulto del periodo in cui mi cadde la mente condizionata, io facevo dei sogni ciclopici, stranissimi, vivissimi. In uno di questi sogni io entrai in una grotta immensa, c'erano due giovani vestiti con due abiti che sembravano antichi, i quali mi hanno detto che mi aspettavano e mi fecero visitare la grotta. Mi ricordo che mi fecero vedere una pozza d'acqua che era la fonte della vita, che andava in alto e ritornava, che non capii bene che significasse, però l'accettai. Poi girai, andai in un'altra stanza e vidi una parete enorme, lunghissima, dove c'erano scritti dei nomi di persone, e accanto a queste persone, a questi nomi, c'era scritto data di nascita, data di morte, data di nascita, data di morte. A quel punto io capii che si alludeva alla reincarnazione, cioè che la stessa persona moriva, rinasceva, eccetera. E in quel momento vidi dei pachidermi, dei elefanti, che cercavano di salire su una collina e cadevano giù. Io mi svegliai perché capii di aver visto il mistero della reincarnazione. Io allora andavo in analisi, andai dal mio analista e mi misi a piangere dicendo: io non voglio reincarnarmi, io ho sofferto troppo in questa terra, in questa situazione, non voglio rifare quello che ho fatto, e mi misi a piangere, non volevo la reincarnazione, non ci volevo credere. Naturalmente lui, come al solito, tacque, e poi a un certo punto dissi: però gli elefanti che si arrampicano sulla collina è qualcosa di reale che si sta arrampicando sulla mente, cioè quindi non è vero, c'è un'altra risposta. Ma lui non mi seppe rispondere, al che poi alla fine me ne andai, perché insomma
E, e il fatto che avevo sbagliato era che io pensavo di dovermi reincarnare rifacendo le stesse cose che avevo fatto, innanzitutto nello stesso luogo, che non è detto, e poi rifacendo le stesse cose che avevo fatto. Quello era un arrampicarsi sulla mente, non era reale. La reincarnazione esiste e naturalmente molta gente mi ha detto: ma come, lei non crede in Dio e crede nella reincarnazione, come se Dio e la reincarnazione fossero collegati. Io non credo in Dio perché Dio è stato inventato dagli uomini. Se si legge la Bibbia è un brutto fantasy, perché è pure brutto, insomma, no? Descrive delle cose orribili, fa un Dio cattivo, pessimo, crudele, narcisista, egoista, di una cattiveria inaudita, insomma, ce lo siamo inventati noi, no? Allora meglio le divinità dell'Oriente, insomma. Ma la reincarnazione, che è reincarnarsi, cioè la nostra essenza che si reincarna, credo invece che sia vera. Eh, io ho fatto un percorso particolare, lo devo dire, lo devo riconoscere. Io ho fatto un percorso particolare perché sono andata a risvegliare tutto quello che era successo nella mia infanzia, che naturalmente avevo dimenticato, che poi ho ricordato in parte, senza molti particolari perché il resto li ho saltati, e ho capito di essere nata da due genitori allucinanti, mostri, di aver avuto parenti più o meno, e perché sono riuscita a uscirne fuori e a far cadere la mente condizionata? Io dico sempre che l'ho fatto per tigna, perché mi dicevo sempre, mi hanno messo in questo mondo, mi hanno fatto nascere da persone che non ho scelto, in una terra che non ho scelto, in un mondo che non ho scelto, che è stato solo una fregatura, no? Ho dovuto risalire a tutto questo, non l'ho scelto io voglio capire e non subire nella morte, no? Voglio capire cos'è la mia morte, cos'è la mia vita, eccetera, eccetera. Naturalmente non ho scoperto questo, ho scoperto che si nasce, si vive, si muore, si rinasce, si vive, si rimuore. Ho scoperto che esiste un astrale negativo, un astrale positivo, che non sto a rispiegare ogni volta. E ho scoperto che c'è tanta gente che si illude che noi scegliamo la nostra reincarnazione. Noi non scegliamo niente. Noi non scegliamo nulla. Noi siamo portati. C'è una regola sacra, cosiddetta sacra, che viene da molti riconosciuta, che è similia similibus, e cioè che ogni simile attira il suo simile, che in parte è vera, in parte ci hanno costruito sopra l'ira di Dio, per cui è vero che nella vita un simile attira il suo simile, perché spesso se noi abbiamo avuto un genitore molto negativo, ci scegliamo un partner molto negativo, almeno finché non abbiamo sciolto quel nodo. E così nelle amicizie. Quindi il similia similibus in parte esiste, naturalmente poi ci sono quelli che, eh, che da questo fanno discendere altre, altre regole, diciamo, no? Che immettono loro, e cioè che eh, questa reincarnazione, cioè la reincarnazione, viene scelta da noi per il desiderio di evolverci. Innanzitutto il desiderio di evolverci
è un po' opinabile perché non tutte le persone hanno desiderio di evolversi. Molte persone desiderano solo ricchezza, bellezza, essere apprezzati, essere amati, essere superiori agli altri, emergere, eccetera, eccetera. Se no non ci sarebbe tanta cattiveria nel mondo, non ci sarebbero le guerre, non ci sarebbero gli stupri sui bambini, non ci sarebbero le- gli orribili comportamenti dei genitori sui figli, non ci sarebbero gli abusi sui figli, non ci sarebbero gli abusi sessuali sui figli di cui non si vuole parlare. Cioè, questo è un mondo tristissimo, molto cattivo. Anche nella parte naturale è cattivo perché è predatorio, cioè è basato sul più forte che si mangia il più debole. Non è una cosa carina. Ovvero, a noi sembra normale, noi umani, perché ormai abbiamo sterminato tutti ed è difficile che un animale ci uccida. Però se ci mettiamo nei panni dell'animale non è così, non è altrettanto carino. Fra l'altro, noi nelle nostre fantasticherie fantastichiamo di sceglierci dei genitori che ci possano far evolvere e sembra che i genitori cattivi, perché la maggior parte sono cattivi, ci possano far evolvere di più e li scegliamo apposta. Ma stiamo scherzando? Ma è contrario a ogni legge reale. I genitori cattivi difficilmente ci fanno evolvere, anzi, al contrario, in genere non ci fanno evolvere. Ho raccontato una volta un'esperienza che fecero all'Università di Roma La Sapienza, dove io ho studiato, e facevano vedere come l'aggressività agiva, l'aggressività ricevuta agiva sulla persona nel sollecitare la sua aggressività verso gli altri. E allora facevano un, un esperimento, no? Dove dicevano a ogni sperimentato: lei deve leggere questo brano del libro, lo deve ripetere. Questo leggeva, ripeteva e quello gli diceva: ma lei lo ripete male, ma lei non ricorda, ma come fa a studiare lei questa? Cioè praticamente lo umiliava. E questo naturalmente si sentiva aggredito e non poteva reagire, no? E quello gli diceva: va bene, allora senta, faccia un'altra cosa, adesso c'è una persona che deve rispondere a delle domande, lei qui c'ha le domande, qui c'ha le risposte, se la persona sbaglia la risposta, lei può spingere un bottone da 1 a 5 che gli dà una scarica elettrica molto bassa se gli dà 1, piuttosto alta se gli dà 5. Quando mi dissero questo, io non conoscevo l'esperimento, però lo intuii, non ero scema. Dissi: guardi, a parte che il fatto che quello mi aveva detto che io ero cretina perché non avevo saputo ripetere, mi aveva fatto sorridere perché non mi sentivo cretina sotto sto profilo. Ma gli dissi: guardi, io non ci credo che questo sia reale, non credo che dall'altra parte ci sia una persona dentro una stanza a cui viene data una scarica elettrica. Se anche fosse vero, io non glielo farei mai. Cioè io non darei mai a una persona una scarica elettrica perché ha sbagliato una domanda, per cui con me non vale questo, cioè non facciamo questo esperimento perché con me non riesce, io non lo darei mai una cosa del genere. Lui insisté, poi quando capì che avevo capito com'era l'esperimento, disse: va bene, senta, però non mi rovini l'esperimento, non dica niente agli altri. E io gli promisi che non avrei detto nulla, e quello che feci perché mi sembrava giusto che l'esperimento avesse luogo. Ricordo una mia amica che disse: ah, io gli ho dato sempre 5, il massimo della scarica elettrica, perché ero così incazzata. Dico: gli hai dato 5, cioè gli hai dato il massimo della scarica elettrica, uno perché aveva sbagliato, perché quell'altro aveva fatto qualcosa a te. Ma non era mica quello qualcosa che aveva fatto a te. Sì, ma io ero arrabbiata. E io sei una bestia. Lei ci rimase malissimo. Questo esperimento molto interessante provava proprio questo, cioè che le persone che ricevono un'aggressività tendono a ridarla.
per cui non ci si reincarna, non ci si migliora la reincarnazione se scegliamo dei genitori difficili, cioè dei genitori che ci umiliano, che ci maltrattano, perché quello anzi è contrario alla nostra buona reincarnazione, è contrario al nostro sviluppo, è contrario al nostro buon sviluppo. Poi per carità c'è quello che pur essendo maltrattato riesce a conservare una sua capacità critica, no? E non lo sfoga sugli altri, ma la maggior parte della gente lo fa, lo sfoga sugli altri. Chi abusa dei bambini è sempre un abusato. Chi picchia i bambini è sempre uno che è stato picchiato. Poi c'è qualcuno che è stato picchiato e non picchia i bambini o non abusa dei bambini, ma quella è l'eccezione, non è la regola. L'eccezione è che si rifà sui figli. Ho letto dei libri, degli scritti del Settecento, dove dicevano come si educavano i figli e dicevano che lo strumento regale dell'educazione dei figli era la verga, cioè i figli andavano picchiati col bastone, perché se li picchiavano col bastone loro capivano innanzitutto chi comandava, e cioè che non potevano assolutamente ribellarsi al genitore e che la dovevano pensare come la pensava il genitore. In seguito avrebbero pensato come la pensava il professore, poi l'avrebbero pensata come la pensava il politico e sarebbe diventato un ottimo cittadino. In Italia è ancora consentito picchiare i figli. L'Italia cattolica, l'Italia cristiana picchia i figli. Ma è una vergogna. Noi picchiamo i figli per una sola ed unica ragione, è che loro sono piccoli e non si possono ribellare. Noi siamo grandi e siamo prepotenti e ci sfoghiamo su di loro. Noi sfoghiamo le nostre frustrazioni sui figli, perché la legge ci consente di farlo. La famiglia è un'istituzione pessima, perché è basata sul potere. Nel matriarcato i figli erano di tutte, erano molto più amati così. La reincarnazione noi non ce la scegliamo. Perché pensiamo di potersela scegliere? Perché così sembra che abbiamo un po' un intervento nella nostra vita, no? Ci insegnano per esempio che se vogliamo veramente una cosa, quella cosa accade. Ma quando mai? Ma pensate che i prigionieri, i torturati, eccetera, non volessero uscire dalle prigioni? Sarebbe accaduto, no? Pensate solo agli ebrei, coi tedeschi. Non è che volendo una cosa, quella cosa si ottiene. Questa è una balla. Noi ci inventiamo che abbiamo una capacità di stabilire la nostra reincarnazione perché così ci sentiamo meno nelle mani del destino, no? Siamo noi che ce lo siamo scelto. E certo, io mi andavo a scegliere i genitori miei, che erano dei torturatori delle carogne, ma io... qualcuno mi ha detto, ma lei si è evoluta proprio perché loro l'hanno trattata così. Ma chi l'ha detto? Io da piccola amavo gli animali, amavo le piante, amavo tutti. Poi mi sono glaciata, ho smesso di sentire per salvarmi perché desideravo suicidarmi. Se no avrei cominciato molto prima invece. Avrei probabilmente cominciato a fare questi video molto prima, molti anni prima, se avessi avuto dei genitori decenti. Noi
non ci scegliamo la nostra reincarnazione, perché di solito le reincarnazioni sono pessime. La maggior parte dei genitori non amano i figli. Capirai, quelli che amano i figli ci avrebbero 200 bambini e quegli altri non ce l'avrebbero nessuno, ma stiamo scherzando. E quelli che vengono abortiti non prevedono il futuro, evidentemente, perché se no non l'avrebbero scelti, no? Sapendo che abortiscono poco dopo. Noi non prevediamo nulla, noi non scegliamo nulla. Noi non scegliamo da chi rinascere, non scegliamo nemmeno dove rinascere. Siamo attratti in genere a rinascere in zone dove siamo stati, spesso e volentieri, ma non necessariamente. Io ricordo che ebbi un'amica la quale disse che lei sentiva di essere vissuta in Cina e che era stata a sua volta una pianista. Lei era stata una pianista, era una persona anziana ed era stato un uomo. E dai ricordi che aveva, alla fine l'ha pure ritrovata la tomba di quest'uomo. E ricordo che lei creò un'associazione che, per volontà di quest'uomo, che provvedesse ai pianisti che avevano avuto un incidente alle mani o avevano avuto delle ferite alle mani, avevano avuto delle artriti alle mani per cui non potevano più suonare, e ne fece una specie di pensione per loro e ci riuscì. Lei veniva dalla Cina. Che c'entrava la Cina con l'Italia? Non solo, ma noi ci reincarniamo sempre tra gli esseri umani? Io penso prevalentemente sì, ma una parte di noi si reincarna anche attraverso altri animali. Pitagora lo sosteneva. Pitagora non era un imbecille, è quello della tavola pitagorica che ancora studiamo, è quello dei teoremi di Pitagora, insomma, è stato... Guarda caso, infatti i suoi discepoli non mangiavano carne, perché gli animali potevano essere la loro reincarnazione, erano come loro. Guarda caso furono ammazzati quasi tutti. Pitagora pure non si sa se fosse stato ucciso, fosse riuscito a fuggire. E anche discepoli successivi in altri secoli li hanno fatti fuori perché questa idea all'uomo dà molto fastidio, e cioè che si può reincarnare nell'animale che lui sbrana, che ammazza, che mangia, che alleva facendolo soffrire da pazzi, che tortura e che poi uccide per cibarsene. L'idea che lui stesso può essere oggetto di questo, e cioè l'idea che si può reincarnare in un animale e fare quella fine lì, non la sopportano. Ma non è così strana, è perché noi siamo animali. Noi ci sentiamo diversi, noi Dio, abbiamo un Dio tutto nostro, tutte fesserie, siamo degli animali vestiti, ma siamo animali. Siamo animali come tutti gli altri. Nei miliardi di galassie che esistono ci sono miliardi di animali che saranno molto diversi da noi, molto più tecnologici di noi, molto meno tecnologici di noi, molto più avanzati di noi, molto meno avanzati. Ci sarà di tutto. Noi siamo uno dei tanti, non siamo nessuno. E non è strano che possiamo reincarnarci in altri animali. Così va il mondo. Non siamo speciali. Il nostro antropocentrismo ci ha fatto vedere speciali, ma non lo siamo. Anzi, siamo una delle razze peggiori che siano mai venute sul pianeta perché l'abbiamo sterminato. Abbiamo sterminato gli altri animali.
non solo per difenderci, ma proprio per il gusto di avere un potere sugli altri animali. Anche il clima del pianeta che sta diventando sempre più caldo, probabilmente per ragioni sue, ma anche per la fascia d'ozono, ma anche per il CO2 che abbiamo e che gli animali producono, uomini e animali, che sono la stessa cosa. Badate bene, non sono cattivi quelli che mangiano carne, almeno non necessariamente, perché loro comprano la fettina e non la considerano un animale. Non vedono l'animale, perché non vedono niente. L'uomo non vede niente. Se lo fanno a lui lo vede, oddio che cosa orribile. Se lo fanno agli altri non lo vede. D'altronde, noi non vediamo le guerre, le persone che soffrono, non ce ne frega niente di quelli, se no scenderemo in piazza, no? Scenderemo in piazza contro l'America che assale l'Iran, scenderemo in piazza contro la Russia che assale l'Ucraina, eccetera, eccetera, non contro le guerre. Ce ne stanno 59, mi pare, in giro nel mondo. Non ce ne frega niente. Sono quelli che stanno morendo, mica siamo noi. Noi non vediamo niente, siamo di un egoismo assoluto. Noi non ci scegliamo niente, non ci scegliamo assolutamente niente. Noi siamo casuali. La nostra reincarnazione è casuale, però risente della consapevolezza che abbiamo. Cioè più siamo consapevoli, più ci reincarniamo in un mondo più consapevole. Più ci reincarniamo. O più nasciamo consapevoli. Se riusciamo a uscire fuori dall'inconsapevolezza, viviamo estremamente meglio, ve lo garantisco io. Che questo l'ho realizzato e che è una piccolissima cosa, non ho realizzato niente di che, è una piccolissima, una stupidaggine quella che ho realizzato. Però fa vivere molto meglio. Un saluto a tutti.